Che è fatta tutta cucita con questo, lo dovremmo appoggiare qua e ribatterla a mano. Sì, si può fare. Mi costa? Dobbiamo vedere quanto costa la cerniera prima, signora. È vero che c'è un discorso anche di solidarietà e anche di consumo etico, che è una cosa, un messaggio che noi vogliamo anche lanciare perché è importante che le persone facciano anche scelte di consumo etico. Però è anche importante che i servizi offerti siano di qualità, le persone escano da qui soddisfatte di quello che hanno acquistato, della riparazione che hanno fatto, del prodotto. Ecco, su questo sì, ci tengo moltissimo su questo. La sartoria per me è tutto, perché da piccola già mi piaceva cucire e quindi ogni volta che vedevo un ago mi mettevo a cucire anche se non sapevo. Quindi i miei genitori mi hanno mandato in una sarta che io ero contentissima e quando era l'ora di uscire non volevo, stavo sempre lì. Siamo partiti con un'impresa di pulizia che è stata l'attività che ha permesso a fare dei contratti di lavoro subito e poi l'assistenza domiciliare per anziani e per ultimo il laboratorio di sartoria. Per me questa sartoria proprio sono contentissima che è stata aperta perché speravo proprio di avere un lavoro così. Sono dipendente della sartoria, però io mi sento autonoma perché sono responsabile del lavoro che prendo e quindi mi sento realizzata. La cooperativa sociale è un'impresa a tutti gli effetti, ovviamente ha un obiettivo, quello di favorire l'inserimento di soggetti svantaggiati. È un lavoro che si fa di formativo, di inserimento lavorativo, si seguono le situazioni della persona proprio a tutti gli effetti. Queste sono le basi per poter fare delle gonne, dei corpetti. Lei sta facendo una borsa, invece le ragazze stanno facendo la base per la gonna, sempre su carta. È un'alternativa all'assistenzialismo perché il lavoro è un qualcosa che te lo devi guadagnare, ti dà delle responsabilità che poi quando si è in cooperativa il passaggio molto delicato, che è anche educativo, culturale, è quello che non si è semplicemente dipendenti, si è, come in un certo senso, siamo tutti datori di lavoro. Essere soci bisogna contribuire per la cooperativa e non farsi i fatti suoi, mettiamo, no? Però per me è la base. Ora io vedo se la trovo un altro poco di questa qua domani. Senti una cosa, e se gli mettiamo lo strappo? Ovviamente l'apertura della sartoria è stata una soddisfazione perché non ci credeva nessuno. C'era molto scetticismo, invece noi ci abbiamo creduto semplicemente, proprio se le cose sono venute da sole. A quale numero corrisponde? Vita sto parlando, Vita stavo parlando. Non fianchi, tu confondi spesso vita e fianchi. Ecco. Dalle nostre parti è molto problematico avere già un'occupazione, ma il problema si amplifica quando si è mamme da sole con bambini, piccoli o comunque minori. Com'era? Cioè io per prendere la partenza del cavallo ho fatto 25 più 4. Ok. Poi nella nostra cooperativa si è allargata anche a altre forme di disagio, però siamo partiti con questo gruppo. L'idea era quella di renderle un attimo più protagoniste della loro vita, farle uscire un po' da quell'assistenzialismo a cui erano abituate, perché spesso poi ci si culla anche su certe situazioni. Quindi abbiamo pensato siete d'accordo? Abbiamo detto se noi facciamo questo percorso che vi renderà poi responsabili del vostro lavoro e alcune di loro hanno accettato. Dopo diversi incontri è nata l'idea di fare una cooperativa di donne in modo che da poter garantire loro un lavoro e quindi una propria autonomia da un punto di vista economico. E diciamo che quella che è stata un'idea poi siamo piano piano riusciti a concretizzarla. Quindi Sole Insieme è questo, un'impresa sociale femminile.